Lisa! Volevamo che ci vede una macchina! La moneta casca non ho capito! Casca! O meglio bene me la linea! A tutto il mondo ne verranno! E non panaro che ne bravo giardino, che ne zucchero e cannella per te pasta bocca bella, e non c'è bisogno zingara quando viene con me t'ha fatte mamma da ossaccio meglio te. Mi sta cucinando a fare un buono che è tutta scassata. Poi non lo... La pigliasti? Sì, la pigliavo. Non ne cadi? La pigliava. Calma. Calma, nenè. Quando tu da insegnare, da quando sei studiato, da mettere a cantare. Quando sei senza vicino, mettiti a cantare, a me non ci pensi più. Come stringessi te. Mi chiamo Angela. Se non ho più il tuo amore. Sono stata povera per tutta la vita, ma ho cercato di arrangiarmi per sopravvivere. Da te e morire d'amore. Perché sei tu. Non ho cantato sempre. Per la verità 30 anni fa ho passato la maggior parte del mio tempo a piangere. È stato quando abitavo a Cortile Cascino. No, Napoli non può essere no, non faccio qui. Questo che ci prende. Cortile Cascino era un vecchio quartiere nel cuore di Palermo, dove vivevano le persone più povere. La gente chiamava Cortile Cascino il pozzo della morte, perché ci morivano molti bambini. Ma per noi era la nostra casa. La mia vita è migliorata negli ultimi 30 anni? Boh, mi sono fatta questa domanda molte volte, ora che mi stanno filmando di nuovo. Nel 1961 due americani vennero in Sicilia per fare un film su Cortile Cascino. Volevano mostrare la povertà in cui vivevamo. Penso che avevano sentito dire che Cortile Cascino era brutto come qualsiasi quartiere povero del terzo mondo. Si chiamavano Michael Romer e Robert Young. Ricordo che Robert aveva portato suo figlio Andy con sé. Potete immaginare la mia sorpresa quando 30 anni dopo Andy ritornò in Sicilia con sua moglie Susan per fare un nuovo film su di noi. Portarono con loro il vecchio film su Cortile Cascino che fu mostrato al Palazzo delle Acule. Quando vidi il film provai così tante emozioni che mi sentivo svenire. Che emozione ha provato vedendo questo film? Mi aspettavo molto di più, anche perché non è tutta la realtà quella che si è vista. Diciamo che era l'1%, perché è ancora più brutta la realtà era. Ecco, ma com'era effettivamente la realtà del Cortile Cascino? Ecco, che si moriva di fame. E praticamente non avevamo le forze, non avevamo aiutato nessuno. Eravamo abbandonati a noi stessi. Guardando il film ho rivissuto tutto il dolore dei tempi passati. Non riuscivo a capire come avevo fatto a sopravvivere a tutte quelle sofferenze. Dopo aver visto il film decisi di scrivere la storia della mia vita. Sentivo il bisogno di sfogarmi raccontando tutto quello che di brutto avevo passato con i miei figli.
Dovevo ricordare di nuovo i giorni passati a Cortile Cascino. Di qua veniva il treno, tirava dritto così, così, e qua sotto c'era la galleria dove gli uomini venivano a fare dei loro bisogni. Cortile Cascino vede tutti questi palazzi qua, tutti hanno sostituito Cortile Cascino. Ecco, vedete, quello lì è vecchio, era dai tempi di Cortile Cascino. Il quartiere è stato distrutto nel 1968, dopo il terremoto. Ci hanno detto che le case non erano sicure, ma penso che volevano solo sbarazzarsi di noi. Se colavamo le camere, che poi neanche, mia capisco. Praticamente una fontanella serviva più o meno per 300 persone, una fontanella, e facevamo i turni. Facendo questi turni succedeva quasi sempre una lite, ma lite grosse.